Sto preparando i terminali per domani, visto che è in programma una pescata con zio in foce alla ricerca della spigola. È il periodo giusto per provarla ad insidiare e per questo mi sto mettendo un po' avanti con i lavori, dato che proveremo a pescarle col gambero vivo. Ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati sullo spot in un ambiente bellissimo. Dal tempo non si direbbe perché c'è molta nebbia e anche per questo non siamo riusciti a partire presto stamattina. Abbiamo tardato un po', volevamo fare il cambio di luce ma non ci siamo riusciti proprio per la nebbia fitta caduta stanotte. Proveremo a fare la classica passata con la bolognese, innescando appunto il gambero vivo alla ricerca di questi predatori. Primo lancio, sto effettuando la passata da sinistra verso destra perché c'è corrente in bassa marea, quindi che spinge verso mare, e alla passata sto cercando di trattenere spesso e volentieri anche il galleggiante in modo da far alzare e abbassare il gambero vivo. Anche se non siamo riusciti a fare il cambio di luce, le condizioni sembrano esserci, il cielo coperto, l'acqua è torbida e da domani è prevista anche una perturbazione fino a giovedì. Quindi bassa pressione in arrivo e questo potrebbe mettere in attività le nostre amiche spigole. Eccolo. Ce l'ho. È una spigola. Aspetta. Bello. Ma prendi il guadino. Ah, fai. Ragazzi, prima spigola. Bella. Mamma mia. Ragazzi, eccola qua, la prima spigola col gambero, bellissima, era da parecchio che non ne prendevo una e ve l'ho detto, il gambero è micidiale in questi ambienti, fantastica. Ho alternato alla passata, tante trattenute, all'improvviso è sceso il galleggiante ed eccola qua, venuta a guadino. Ragazzi, la soddisfazione di prendere almeno una spigola l'abbiamo avuta, anche zio subito dopo di me ha avuto una bellissima mangiata, ma purtroppo non è riuscito a afferrarla. Purtroppo si sta sporcando anche troppo l'acqua, adesso dal fiume inizia a venire giù di tutto, rami, plastica, melma in generale. Anche zio, visto che sta iniziando a spostarsi, mi sa che ci spostiamo tutte e due in punta e proviamo a pescare lì. Vado a raggiungere zio in punta, la lenza si intreccia dappertutto tra rami, alghe ed è meglio spostarci. Peccato perché sembrava un buon punto, l'ho presa qui, qua sembra più pulito. Oh, si è fermato tutto, eh. Da che abbiamo avuto quella mezz'ora dove mangiavano. Questa mattina qualcosina abbiamo visto, adesso praticamente è zero. Sto provando diverse soluzioni, sia a fare una passata libera, sia a trattenere il galleggiante, ma non c'è verso, non si vede più un pesce. Visto che siamo in una fase di stallo, ne approfitto per spiegarvi la montatura, visto che parecchi di voi su Instagram me la chiedono tutte le volte che vedono il video col gambero. La montatura è semplicissima, è composta da una torpilla e una coroncina di pallini disposta sui 30-40 cm. Come amo sto usando un numero 8 su un terminale di circa 80-90 cm. Sono rientrato da poco a casa, abbiamo tentato fino al calasole, ma purtroppo oltre alla spigola che avete visto non è uscito più nulla. Abbiamo avuto qualche mangiata sporadica in tarda mattinata, ma poi per tutto il resto della giornata il galleggiante è rimasto immobile. Peccato perché le condizioni sembravano esserci, ma si sa, la spigola è un pesce lunatico e quindi per ora va benissimo così.
Adesso facciamo passare questo brutto tempo che sta per arrivare, ma non mancherà l'occasione di tornarci con zio, perché sia il posto che il periodo sono quelli giusti per affrontare una battuta di pesca alla spigola. Siamo? Bisogna capire come funziona. Ok. Bisogna... Ok, andiamo. Mi è dato un po', ma si è scaldato. Ragazzi, ci siamo tornati nello stesso spot dell'ultima volta. Questa volta si è aggiunto anche Paolo insieme a me e a zio. Oltre al gambero vivo, Paolo ha deciso di prendere anche il coreano, che in questi ambienti è molto funzionale, soprattutto in questo periodo. Le piogge di questi ultimi giorni hanno reso l'acqua molto torbida. Avrei potuto azzardare a uno 0,16, addirittura uno 0,18, ma per ora mi sono limitato a uno 0,14. Preferisco partire sempre un po' più sottile all'inizio per poi regolarmi di conseguenza. Ce l'hai, Paolo? Ragazzi, Paolo ha preso, oh, mamma mia, ce l'ha, si è spostato prima in punta. Ce l'hai, Paolo? Grande Paolo, non la perdere, come tira. Paolo, falla stancare. Grande Paolo, grande. Guarda come si piega. Mamma mia ragazzi, che spigolona. Dai che c'è. Sì! Grande Paolo! Grande! Mamma che spigola! Che spigola! Con lo 0,12! Mamma mia! Che spettacolo di pesce! Ragazzi, che spigolona che ha preso Paolo col coreano, con lo 0,12 addirittura. E pensare che Paolo stava pescando a fianco a me, poi ha deciso di spostarsi in punta con zio. L'ha acchiappata ed è anche grossa, ragazzi. Mi sono spostato anch'io verso la punta, sono gasatissimo, più io che Paolo si può dire. Di proprio un attimo prima vi stavo dicendo che avrei potuto azzardare addirittura uno 0,16 o uno 0,18. Paolo l'ha presa con lo 0,12, l'ha gestita alla grande. Ve l'avevo detto proprio all'inizio che il coreano poteva dare i suoi frutti in acqua salmastra, soprattutto in questo periodo, e così è stato. Sono passate circa 2 ore dalla spigola che ha preso Paolo e da lì il buio totale. 3 galleggianti, tutti e 3 fermi, abbiamo provato a variare anche gli inneschi, ma non è cambiato nulla. La cosa positiva è che abbiamo il cambio di marea tra un paio d'ore, quindi potrebbe girare qualche altra spigola proprio qui sotto. C'è da dire che la pesca alla spigola è così, è molto d'attesa, soprattutto pescando col gambero rispetto a quando si pesca col bighettino. Per di più le spigole grandi preferiscono girare più in solitaria piuttosto che in branco. La seconda pescata si è conclusa con una sola cattura, ma che cattura! Paolo anche stavolta ha indovinato l'esca giusta per riuscire a scappottare. Come l'altra volta aveva preso il bigattone, questa volta il coreano ha fatto la differenza sul gambero. Come avete visto siamo partiti molto presto la mattina, era ancora buio in realtà, proprio perché volevamo fare qualche ora di buio, il cambio di luce all'alba per poi andare via in tarda mattinata quando il sole iniziava ad essere già alto. Purtroppo c'è stato un imprevisto che ci ha spazzato completamente tutta la giornata e quindi per la seconda volta non si è riusciti a fare il cambio di luce. In entrambe le pescate le catture sono avvenute in tarda mattinata e poi nel resto della giornata, soprattutto nell'arco del pomeriggio, l'attività è completamente cessata. Ecco spiegato il motivo per il quale preferivamo fare il cambio di luce all'alba più qualche ora di buio, proprio perché le spigole sono molto più attive. Alla fine è successo quello che è successo e Paolo comunque si è divertito tantissimo a prendere quella spigola con lo 0,12 e io e zio invece siamo divertiti a guardarlo come la gestiva. Detto questo, io vi invito ad iscrivervi sul mio canale per continuare a seguire le mie avventure di pesca. Mi potete seguire anche su Instagram. Se avete delle domande commentate qui sotto e noi ci vediamo qui su YouTube col prossimo video. Ciao ragazzi!